Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Nella lezione di oggi vi parlerò dei connettivi. Nello specifico vi spiegherò come usare in italiano due connettivi, poiché e perché. Ancora più nello specifico, nella video lezione di oggi vi spiegherò 1. Che cosa è un connettivo, 2. Come usare i connettivi poiché e perché in italiano ed infine 3. Quale è la posizione nella frase in italiano dei connettivi poiché e perché. E dunque incominciamo e partiamo dal primo punto. Spieghiamo, cioè, che cosa è un connettivo, qual è, cioè, in una lingua, la funzione del connettivo. Il connettivo, lo leggiamo nel nome, connettivo, ha la funzione di connettere, di unire, di legare. Ma unire, connettere e legare che cosa? Due nomi? Due pronomi? Due aggettivi? Due frasi, appunto. Quindi il connettivo all'interno di una lingua ha la funzione di unire due frasi, una frase X e una frase Y, e quando unisce queste due frasi, il connettivo crea un rapporto tra queste due frasi. Un rapporto che può essere di tipo diverso. Può essere un rapporto temporale, può essere un rapporto causale, può essere un rapporto condizionale, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, il connettivo all'interno di una lingua unisce due frasi e quando unisce una frase X e una frase Y crea un rapporto tra queste due frasi. Dunque, il connettivo, quando crea un rapporto, può avere dei valori diversi, dei valori che, ripetiamo, possono essere temporali, causali, condizionali, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo dunque dal connettivo perché e vediamo come usare in italiano il connettivo perché. Ripetiamo, il connettivo perché unisce due frasi, una frase X e una frase Y. Quando unisce una frase X e una frase Y, il connettivo perché può creare due tipi di rapporto, può avere due diversi valori. Può avere un valore causale e un valore finale. Partiamo dal primo valore, il valore causale. Prendiamo la frase sono stanca perché non ho dormito. Il connettivo perché in questa frase unisce sono stanca, prima frase, non ho dormito, seconda frase. Grazie alla presenza del connettivo perché, la seconda frase è la causa della prima. Quindi sono stanca, frase principale, connettivo perché, non ho dormito, sono stanca a causa del fatto che non ho dormito. Dunque, il connettivo perché introduce una causa. E attenzione, la causa sarà sempre, sempre, sempre nella frase Y. Dunque, sono stanca perché non ho dormito, perché introduce la causa della frase X è perché non ho dormito e la causa è sempre nella frase Y, mai nella frase X, importante da ricordare. Dunque, abbiamo visto il primo valore del connettivo perché. Il connettivo perché ha valore causale. Ma attenzione, ha valore causale se dopo il connettivo perché nella frase Y abbiamo un verbo che è in un tempo del modo indicativo. Solo modo indicativo. Dunque, se dopo perché abbiamo un tempo del modo indicativo, allora il valore di perché sarà causale. Ricordiamo, i tempi del modo indicativo sono
presente, passato prossimo, imperfetto, trapassato, passato remoto, trapassato remoto, futuro semplice e futuro composto. Dunque, se dopo perché abbiamo uno di questi tempi dell'indicativo, attenzione, il valore di perché sarà sempre causale. Vediamo adesso invece il secondo valore del connettivo perché. Partiamo dalla frase: vengo ad aiutarti perché tu possa riposare. In questo secondo esempio, il perché non ha un valore causale, ma ha un valore finale. Significa che il perché non introduce la causa della frase X, ma introduce il fine della frase X, l'obiettivo della frase X, non la causa. Quindi vengo ad aiutarti perché tu possa riposare, significa che vengo ad aiutarti con l'obiettivo di farti riposare, al fine di farti riposare. E come avete notato, quando dopo il perché abbiamo un tempo del modo congiuntivo, in quel caso il perché introduce una finalità e ha dunque un valore finale. Ricordiamo, i tempi del congiuntivo sono presente, passato, imperfetto e trapassato. Ricapitoliamo. Il connettivo perché è un connettivo che unisce due frasi, una frase X e una frase Y. Il connettivo perché può avere in italiano due valori. Un valore causale quando dopo il connettivo perché nella frase Y abbiamo un tempo del modo indicativo. Dunque, perché più indicativo uguale valore causale. Perché può anche avere un valore finale. Quando dopo perché abbiamo nella frase Y un tempo del modo congiuntivo, il perché ha un valore finale. Dunque, perché più congiuntivo uguale valore finale. Vediamo adesso invece la posizione di perché all'interno della frase in italiano. Quando il perché in italiano ha un valore causale e finale, la sua posizione sarà sempre tra le due frasi, al centro delle due frasi. C'è un'unica eccezione a questo, e cioè quando usiamo il perché per fare una domanda e per rispondere ad una domanda. Facciamo un esempio. Perché sei stanca? Perché non ho dormito. Quindi, vedete, ho usato perché con valore causale per fare una domanda ed ho risposto alla domanda con perché con valore causale e il perché è all'inizio della frase. Ma questo è l'unico caso in cui perché è all'inizio della frase, cioè quando facciamo e rispondiamo a una domanda. Anche quando il perché ha valore finale, possiamo metterlo, possiamo avere il perché all'inizio della frase. Per esempio, perché sei venuta? Perché tu possa riposare. Nel primo caso il perché è causale, nel secondo caso il perché ha valore finale e, come vedete, come risposta ad una domanda io ho messo il perché all'inizio della frase. Dunque, questo è l'unico caso in cui il perché va all'inizio e non tra le due frasi, soltanto quando facciamo una domanda e rispondiamo ad una domanda. Passiamo adesso invece a poiché. Poiché in italiano è sinonimo di perché, ma attenzione, di perché con valore causale. Dunque, poiché ha solo valore causale e non finale, e poiché è seguito solo dall'indicativo e non dal congiuntivo. Dunque, poiché e perché con valore causale sono sinonimi. C'è però una differenza tra perché e poiché in italiano? La risposta è sì. Ci sono due differenze tra poiché e perché in italiano. La prima differenza è che perché è molto più informale e colloquiale, poiché invece è molto più formale. Usiamo dunque perché in contesti più informali e colloquiali.
Usiamo invece poiché in contesti più formali e in contesti in cui dobbiamo usare un tipo di italiano molto più curato, molto più alto. La seconda differenza tra perché e poiché è una differenza di posizione. Ricordiamo che possiamo mettere perché al centro della frase, dunque tra la frase X e la frase Y, o all'inizio di una frase se facciamo una domanda o se rispondiamo a una domanda. Possiamo invece mettere poiché sia al centro della frase, sono stanca poiché non ho dormito, ma possiamo anche mettere poiché all'inizio della frase e dunque possiamo dire poiché non ho dormito, sono stanca. Ricapitoliamo dunque. Poiché e perché sono sinonimi. Hanno entrambi valore causale e entrambi introducono solo, con valore causale, i verbi dell'indicativo, i tempi dell'indicativo. Ci sono però due differenze tra poiché e perché. La prima è di registro, poiché è più formale, perché invece è più informale. La seconda differenza è di posizione, perché è sempre al centro della frase X e della frase Y, poiché invece può essere al centro della frase X e della frase Y, ma anche all'inizio. Dunque, possiamo dire sono stanca perché non ho dormito, ma non possiamo dire perché non ho dormito sono stanca. Però possiamo dire sono stanca poiché non ho dormito e possiamo anche dire poiché non ho dormito sono stanca. Due opzioni possibili. Un piccolo consiglio finale. Vi do un piccolo consiglio finale. In italiano è molto più comune trovare poiché all'inizio della frase. È molto più comune e soprattutto suona meglio. Suona molto più naturale e suona molto più madrelingua. Quindi vi consiglio di usare poiché sempre all'inizio della frase per suonare, quando parlate, in modo più naturale. Bene, abbiamo finito anche questa video lezione. Come sempre, spero che abbiate capito tutto. Mi raccomando, se avete delle domande, nei commenti e, come sempre, trovate gli esercizi su questo argomento su learnilango.com. Io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro ascolto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e ciao a tutte!